Mi sono accorto proprio adesso, prima di iniziare a registrare questo video, che questo sarà il 44esimo video di questo canale. Sono rimasto un po' impressionato perché mi sembra proprio ieri che abbiamo iniziato insieme questa avventura. In questi scorsi video ti ho mostrato tanti programmi che fanno tante cose, ti ho mostrato programmi che accelerano l'avvio del computer, oppure programmi che svuotano i file temporanei, che ottimizzano il registro di sistema, che aggiornano i driver, che aggiornano i programmi, insomma una serie di tool che possono esserci utili per la manutenzione, la velocizzazione e l'ottimizzazione del nostro computer. Ebbene, quest'oggi vorrei mostrarti un solo programma che però fa tutte queste cose insieme e non solo, le fa in maniera semplice, intuitiva, a prova di errore e può essere anche portable, cioè puoi metterlo su un pendrive e portarlo dove vuoi. Vuoi sapere qual è? Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Come vedi, per la presentazione di questo video ho scelto di utilizzare Windows 10. Perché? Per più motivi. In primis per par condicio, visto che la scorsa volta per presentarti il nuovo Bing con ChatGPT 4 ho usato Windows 11, ma soprattutto perché, siccome quella che sto per presentarti è una suite composta da oltre 20 programmi che effettuano manutenzioni, ottimizzazioni e migliorie nel nostro computer, era inutile utilizzare una delle custom ISO che ti ho presentato nei video precedenti, come ad esempio Ghost oppure RevIOS, perché essendo già appunto ottimizzate sarebbe stata meno evidente l'opera che fanno queste utilities. Ma mettiamoci subito all'opera e vediamo come procedere per scaricare ed installare questo pacchetto. La prima cosa da fare, come sempre, sarà quella di andare ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Glary Utilities. Come sempre, il primo risultato, glarysoft.com, è quello che ci interessa. Facciamoci clic su. Eccoci qui. Prima di andare a fare clic sul pulsante verde Free Download per andare a scaricare le nostre utilities in modalità gratuita, ti avverto che esiste anche una versione a pagamento che costa circa $40. A mio avviso la versione gratuita, oltre ad essere illimitata nel tempo, contiene, come ho già anticipato in introduzione di questo video, tutto ciò che ci serve per fare manutenzione al nostro computer. Tuttavia, se tu volessi comunque sostenere chi ha realizzato questo software e l'azienda che lo distribuisce, la Glarysoft appunto, potrai andare ad acquistare la versione a pagamento che, come vedremo a breve, offre comunque delle funzionalità in più. Facciamo clic su Free Download, possiamo chiudere questa finestra e vedremo che le nostre Glary Utilities saranno scaricate nel nostro computer. Attendiamo il termine dell'operazione, dopodiché andiamo a cliccare sull'apice, mostriamolo nella cartella e andiamo a fare doppio clic sul file GU5 Setup per installarle. Ci comparirà la richiesta di apportare modifiche al dispositivo. Naturalmente la andremo ad accettare e mentre parte l'installazione potremo chiudere sia la cartella sia il browser. Clicchiamo quindi sul pulsante Avanti e accettiamo i termini di licenza. Lasciamo così com'è il percorso di installazione delle Glary Utilities e clicchiamo ancora su Avanti, mentre in questa schermata potremo togliere il segno di spunta su Join the Customer Experience e lasciare Create a Desktop Icon e Create a Quick Launch Icon. Clicchiamo sul pulsante Installa e attendiamo il termine dell'operazione. Ecco fatto, le Glary Utilities si sono installate. Togliamo il segno di spunta da View Release Notes, lasciamo quello su Esegui Glary Utilities 5.203, il numero che verrà mostrato a te probabilmente sarà più elevato se nel frattempo sarà uscita una nuova versione, e clicchiamo sul pulsante Chiudi. Ed eccoci trasportati sulla schermata principale di Glary Utilities. La prima cosa che notiamo è che è gratuito per l'uso privato.
La seconda cosa che notiamo è che alcune funzionalità sono, come ti avevo anticipato, disattivate e sono la manutenzione automatica, che può essere sostituita dalla manutenzione manuale che andremo a fare noi periodicamente al nostro computer. Poi è disattivata la voce relativa alla privacy all'arresto, che va a cancellare tutti quanti i file che dicono quello che abbiamo fatto nella sessione precedente di Windows, ma insomma è una funzionalità che magari non a tutti può essere utile. E poi l'abilitazione della pulizia profonda e della correzione manca nella versione gratuita. Un'altra cosa che vediamo è che viene calcolato il tempo di avvio del nostro sistema operativo e vediamo che, purtroppo, lo dico in maniera semiseria, il tempo di avvio di questo computer su cui sto lavorando è di soli 10 secondi e che risulta essere più veloce rispetto al 98% degli altri computer. Ho detto purtroppo perché logicamente sarebbe stato bello mostrarti un computer che aveva bisogno di una maggiore manutenzione, ma questo non è stato, ahimè, possibile, quindi dovremo accontentarci di un computer veloce. Quello che vediamo è che c'è un gestore di avvio, e questo andiamo a vederlo subito, che ci consente di migliorare il tempo di avvio del nostro computer, mostrandoci un elenco di tutti quelli che sono i programmi che vengono eseguiti automaticamente all'avvio. Ora, la disattivazione di questi programmi è soggettiva, ma riceviamo un'informazione dal numero di stelline che vediamo associate al singolo programma. Quindi molto probabilmente quelli con più stelline saranno più utili, quelli con meno stelline o assolutamente senza stelline non saranno utili e quindi potremo andare a disattivarli. Nella fattispecie, siccome non lo utilizzo anche se a 3 stelline, vado a disattivare ad esempio KeePass, Microsoft Edge, che non vuol dire disinstallare il programma, ma vuol dire che nel momento in cui mi servirà lo andrò ad aprire manualmente. Non voglio che vengano avviati automaticamente i processi relativi a Microsoft Edge. Andrò a disattivare Microsoft OneDrive perché semplicemente non lo utilizzo. Non andrò a deselezionare invece il Security Health, che sono i messaggi relativi alla sicurezza di Windows che ci compaiono nell'angolo in basso a destra nel nostro System Tray. Una volta terminato questo lavoro possiamo andare a dare un'occhiata a quelle che sono le attività pianificate nella seconda scheda per vedere quello che il computer non avvia automaticamente ma esegue in certi momenti automaticamente sul nostro computer, e vediamo che c'è in automatico l'inizializzazione delle stesse Glary Utilities 5, poi una serie di task relativi a Google e relativi a Edge. Questi sono i task di aggiornamento di Chrome e di Edge che io non andrò a toccare, mentre disattiverò OneDrive semplicemente perché, come ho spiegato in precedenza, non lo utilizzo. Abbiamo poi la voce plugin e nei plugin ci saranno dei componenti aggiuntivi relativi a dei programmi che vengono eseguiti automaticamente. Ribadisco ancora una volta che non utilizzo OneDrive, quindi andrò a disattivare i 2 relativi plugin nel mio caso. Andiamo quindi a vedere i servizi e le applicazioni che vengono lanciate automaticamente all'avvio del nostro computer. Come possiamo vedere, sul mio computer c'è installato Everything e a me interessa che parta automaticamente perché Everything è un programma che ti ho presentato in uno scorso video e serve ad effettuare delle ricerche molto veloci e molto precise sul nostro computer. E scendendo ulteriormente mi rendo conto che i servizi attivati su questa macchina sono tutti sostanzialmente corretti per quanto mi riguarda. Naturalmente, ribadisco, la scelta è soggettiva, l'importante è sapere che cosa si va a disattivare e se sei in dubbio e non sai se disattivare una cosa o meno, ti basterà non disattivarla. Torniamo in cima e andiamo a vedere infine i servizi di Windows di cui avevo parlato in un altro video precedente. Anche in questo caso io lascerò sostanzialmente tutto quanto come si trova, ma se tu
conosci qualcuno di questi servizi e sai che non vuoi utilizzarlo all'avvio del computer, ti basterà cliccarci su per andare a disattivarlo. In questo caso naturalmente sono andato a toccare un servizio critico per il sistema e lo stesso sistema mi avvisa che è impossibile andare a disabilitarlo. Altri servizi che invece non saranno fondamentali sarà possibile andare a disattivarli in maniera manuale. Come vedi, comunque l'impatto di questi servizi sul tempo di avvio del sistema è davvero minimo. Parliamo in questo caso per esempio di 0,1 secondi. Inoltre, se tu non sai esattamente che cosa fa un servizio e ti servono informazioni, dopo averlo selezionato puoi andare a leggere la sua descrizione nella parte qui in alto a destra. Una volta terminata la tua selezione non sarà necessario salvare, ma basterà chiudere questa finestra qui. Sempre restando invece nell'ambito della schermata principale, vediamo che la seconda scheda è molto interessante: manutenzione con un clic. Quello che fa è andare ad analizzare automaticamente il registro di sistema, a riparare i collegamenti, a riparare il disco se glielo andiamo a chiedere, a eliminare le tracce, cioè a togliere alcuni dati relativi alla nostra sessione, a pulire i file temporanei e a gestire automaticamente ciò che c'è in avvio. Ci basterà cliccare sul pulsante scansione problemi. Naturalmente, se non sei molto pratico, vai di fretta o hai paura di commettere errori, tutto ciò che dovrai fare dopo aver aperto le Glary Utilities sarà cliccare su questa scheda e cliccare su scansione problemi. Come vedi, parte automaticamente una scansione che va a rilevare i problemi relativi ad ognuna di queste singole voci. Dopodiché ti proporrà una possibile soluzione a questi problemi che verrà applicata in maniera assolutamente completamente automatica senza alcun rischio. Ora ci chiede di chiudere Microsoft Edge, che seppur sembri chiuso è aperto in background perché abbiamo disattivato il suo avvio automatico, ma questo diventerà efficace solo al riavvio della macchina. Clicchiamo su sì, l'analisi termina e ci vengono mostrati tutti quanti i problemi rilevati, che tutto sommato per essere una macchina nuova di recente installazione non sono neanche pochi, perché ha rilevato 56 problemi a livello di registro, non ha rilevato problemi nei collegamenti o dischi da riparare, e vorrei vedere, ci sono delle tracce che possiamo andare ad eliminare, possiamo pulire 123 mega di file temporanei. Facciamo clic su ripara problemi e attendiamo alcuni secondi che tutto quanto venga riparato in maniera completamente automatica. Se tuttavia sei un utente più smaliziato o semplicemente vuoi avere più controllo sulle singole operazioni che Glary Utilities va ad effettuare sulla tua macchina, puoi utilizzare i pulsanti sottostanti. Tralasciando la gestione avvio che abbiamo visto quando abbiamo esaminato la scheda panoramica, andiamo a vedere le singole voci. Per esempio, pulizia registro, che abbiamo già effettuato, può essere anche lanciata singolarmente cliccando su questo pulsante con la scopetta. Se andiamo a farci clic, naturalmente partirà la scansione del nostro registro di sistema e qualora vengano rilevati ulteriori problemi ci verrà proposto di risolverli. Naturalmente al momento non ce ne sono perché la scansione l'abbiamo appena effettuata. Andiamo a chiudere questa scheda e vediamo le altre. Abbiamo la scheda pulizia disco, e la pulizia disco anche in questo caso va ad analizzare, come abbiamo già fatto, ma nel frattempo si sono accumulati già un pochino di file temporanei, seppure si tratta di una quantità risibile, infatti ammontano solo ad 1 megabyte, ma potremo sempre premere il pulsante avvia pulizia per cancellarli periodicamente. Andiamo a chiudere anche questa scheda e vediamo che abbiamo una gestione del menu contestuale. Se ben ricordi ti avevo presentato qualcosa di simile con Easy Context Menu nel video del 9 marzo scorso. Che cos'è il menu contestuale? Lo ripetiamo rapidamente. Il menu contestuale è quello che compare
premendo il pulsante destro del nostro mouse e che varia a seconda del contesto, ovvero del punto in cui andiamo a fare click. Ebbene, nella sezione file e cartelle, nella sezione nuovo e nella sezione invia a, potremo andare a gestire quello che vogliamo che compaia nel nostro menu contestuale. Ti ricordo che la sezione nuovo è ad esempio questa qua. Se noi non vogliamo che compaia la voce ad esempio documento RTF, possiamo andare in questo caso a disabilitarla e come vedi, premendo nuovamente il menu contestuale, la voce relativa sarà scomparsa. Allo stesso modo, se qualche voce sarà mancante e volessimo riattivarla, ci basterà semplicemente andare a rimettere il segno di spunta. Lo stesso vale per la voce invia a, che è quella che abbiamo facendo doppio clic su un file, oppure per quanto riguarda la voce file e cartelle, andando ad aprire una qualsiasi cartella sul nostro computer all'interno della quale ci siano dei file, potremo andare a vedere le relative voci che potremo disabilitare o riabilitare a seconda di quello che ci serve. Passiamo quindi alla voce relativa all'analizzatore di spazio su disco. Sempre nello stesso video del 9 marzo ti avevo presentato il programma WindirStat che serviva a identificare sul disco i file di grosse dimensioni per andare a fare pulizia. Bene, questo programma fa esattamente la stessa cosa, individua le cartelle più grosse e ci dà la possibilità, volendo, di andare a cancellare i file di grosse dimensioni che dovessero essere inutili e occupare una porzione rilevante del nostro hard disk. Per farlo ci basterà fare un clic destro sul file e scegliere la voce elimina oppure elimina nel cestino, in maniera assolutamente analoga a come funzionava anche WindirStat. La prossima scheda è relativa alla gestione dei processi. Apriamola. C'è una differenza tra i processi e i servizi. I servizi sono tutto quello che viene avviato automaticamente nella nostra macchina e agisce generalmente in background, cioè in maniera invisibile. Un esempio di un processo può essere l'antivirus, che in questo momento è in esecuzione perché sta controllando la nostra macchina, ma noi non lo vediamo a meno che non andiamo ad interpellarlo. I processi invece sono un qualcosa di diverso, cioè sono tutti i file eseguibili attualmente in esecuzione appunto sulla nostra macchina. Come possiamo vedere, per ogni singolo file in esecuzione, andiamo a prendere per esempio Everything, c'è una valutazione relativa che ci dà una misura se il file è affidabile o meno, poi una occupazione della CPU, cioè quanto fa lavorare il processore, e qui ci viene detto anche per quanto tempo lo ha impegnato da quando abbiamo avviato il nostro computer. Quindi ad esempio, se dovessimo individuare un virus, dopo aver selezionato il processo e prima di terminarlo, andremo a fare clic su mostra dettagli per sapere dove si trova, quindi in che cartella del computer, in questo caso si trova in C Program Files Everything, quindi lo andremo a terminare e recandoci in quella cartella potremo andare a cancellare il file infetto. Se ben ricordi, l'8 marzo ti avevo presentato Bulk Crap Uninstaller, un software che serviva a gestire le installazioni dei programmi sul nostro computer e a rimuoverli in maniera sicura. Ebbene, Glary Utilities ci offre anche la stessa funzione, cliccando qui sul gestore disinstallazioni, che ci presenterà un elenco di tutti quanti i software installati sul nostro computer e naturalmente la possibilità di selezionarli e andarli a disinstallare con il relativo pulsante.
Allo stesso modo, per non farci mancare niente, ci offre anche la possibilità di aggiornare i software presenti sul nostro computer. Facendo clic su questo pulsante ci impiegherà un secondo di tempo ad aprirsi la relativa schermata, perché effettuerà appunto una analisi preventiva di tutto ciò che è installato sul computer e ci offrirà la relativa possibilità di aggiornarlo. Aspettiamo alcuni secondi che l'analisi sia terminata e che si apra la relativa finestra. Trattandosi di un computer di recente installazione, non ci sono aggiornamenti disponibili, ma ti anticipo già che se ci fossero stati, quello che si sarebbe aperto sarebbe stata una pagina web con un elenco dei download di tutti quanti i software aggiornati per il nostro computer. Ad essere del tutto sincero, la successiva voce assistente del browser non l'ho praticamente quasi mai usata. Comunque, quello che fa nel momento in cui l'andremo ad aprire è lavorare su Internet Explorer e mostrarci tutte quante le barre degli strumenti, plugin, le ActiveX e così via che sono state installate in questo browser. Qualora volessimo bloccare o eliminare qualcuno di questi strumenti, potremo semplicemente agire sui pulsanti relativi. Lo stesso naturalmente vale selezionandolo per quanto riguarda Google Chrome. Sono tuttavia delle operazioni che possiamo fare comodamente anche all'interno del browser stesso. E passiamo all'ultima voce, che si chiama eliminazione tracce. Nel momento in cui andremo a cliccarci su, analizzerà tutti quanti i problemi di privacy relativi al nostro computer, che ti ricordo che comunque avevamo già analizzato con la scheda centrale, quella rapida, per cui al momento ci sono giusto queste 6 voci relativamente insignificanti, sempre relative ai file temporanei di internet e di Windows che vengono praticamente generati in continuazione dai nostri computer. In ogni caso ci basterà fare clic su elimina le tracce selezionate, che vengono appunto selezionate in automatico, per risolvere i relativi problemi dopo aver confermato in questa finestra di volerlo fare. Ecco fatto, i nostri problemi di privacy sono stati risolti. Abbiamo infine una voce bonus in basso a destra, che è questa indicata dalla freccia. Questa freccia, una volta premuta, ci mostrerà un'altra serie di strumenti di cui Glary Utilities dispone, che comprendono anche la deframmentazione del registro, l'ottimizzazione della memoria, la crittografia dei file, la deframmentazione e il controllo del disco, e uno strumento che serve a recuperare eventualmente i file danneggiati. Una menzione speciale la merita infine questa gestione dei driver, che ci consente di fare una pluralità di cose, tra cui andare a caccia di driver da aggiornare sulla nostra macchina con la relativa scheda aggiorna, o di effettuare ad esempio un backup, cioè una copia di salvataggio dei nostri driver tramite l'apposito pulsante backup driver selezionati, che andrà a salvare una copia di backup nella cartella che andremo ad indicargli qui in basso a destra. Non andremo invece in questa occasione ad analizzare singolarmente gli strumenti avanzati, perché prenderebbe troppo tempo, ma quello che ti invito a fare è a esplorare questa voce e naturalmente, come sempre, ad utilizzare solo ed esclusivamente gli strumenti di cui sei certissimo. Ho sentito definire le Glary Utilities in molti modi, ma prevalentemente viene definita una suite di pulizia. Beh, io non sono d'accordo. Questa in realtà, come hai potuto vedere, è una suite molto completa che offre la possibilità di gestire, manutenere e ottimizzare il computer davvero a 360 gradi, e che nulla ha a che vedere ad esempio con PC Manager di Microsoft, che è pieno di buona volontà
ti ho presentato qualche tempo fa e che purtroppo è rimasto ancora in versione beta perché Microsoft lo sta sviluppando molto a rilento e purtroppo ha creato anche qualche problema a qualche utente. Quindi ho inteso farmi perdonare e rimediare con la presentazione di questa suite che aggiunge magari anche qualche funzionalità interessante e che è di semplice utilizzo anche per i neofiti, grazie alla possibilità di fare la manutenzione one click della propria macchina. Bene, anche oggi siamo arrivati al termine del nostro video, quindi nell'augurarti delle buone manutenzioni dei tuoi sistemi, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.